È iniziato tutto a luglio 2024, rispetto ad oggi faceva decisamente più caldo, eravamo a Misano Adriatico e lì durante la World Ducati Week, la grandissima festa internazionale di Ducati, la casa di Borgo Panigale presentava la sua nuova ammiraglia supersportiva, la Panigale V4 2025, che tra l'altro abbiamo già provato, o meglio il Corda ha già provato e trovate qui sul canale di Red l'approfonditissimo test a Vallelunga. Il rinnovamento della gamma sportiva e naked Ducati è proseguito poi solo poche settimane fa a EICMA 2024 con l'unveiling, come direbbero quelli fighi, della nuova piattaforma V2 con Street Fighter V2 e Panigale V2. Dunque, facendo i conti, mancava solo una moto strategica, simbolo per Ducati, la Street Fighter V4, che oggi la casa di Borgo Panigale ha svelato nella sua nuova iterazione, strettamente derivata dalla nuova Panigale e per questo ancora più veloce, ancora più incazzata. Iniziamo ad approfondire la conoscenza della nuova Street Fighter V4 2025, che, diciamolo subito, verrà confermata come da tradizione nelle versioni S e standard, da ciò che si vede, che chiaramente riprende le novità della Panigale V4 2025 anche in termini estetici, con in più un nuovo proiettore full LED che rimane nel solco della tradizione Street Fighter V4, ma apporta un restyling in senso ancora più aggressivo. Ovviamente non sono qui per esprimere giudizi soggettivi sull'estetica, ma per andare più sul tecnico. E proprio a proposito di tecnica, sempre dando un'occhiata alla moto nel suo complesso, restano confermate le caratteristiche ali biplano che sin dallo svelamento della prima generazione della Street Fighter V4 ne hanno definito il carattere, ma sono state riviste per aumentarne la deportanza. Ducati parla di più 17 kg di carico verticale a 270 km/h che, facendo una rapida somma con quanto veniva dichiarato per la precedente generazione, porta questo carico di deportanza a una cifra veramente importante di 45 kg. E rimanendo nell'ambito di quello che si vede, ma soprattutto di quello che poi si sentirà una volta in sella alla Street Fighter V4, arrivano le novità ergonomiche che abbiamo visto sulla Panigale V4 2025, unite a ulteriori affinamenti in termini di posizione di guida. Dunque un gruppo serbatoio sella più confortevole, con più spazio longitudinale per accogliere i piloti più alti, profondi incavi ai lati del serbatoio per avere maggior supporto in frenata, uno scavo, anche in questo caso generoso, nella parte superiore del serbatoio per alloggiare la mentoniera del casco in posizione aerodinamica nel cupolino, e poi queste invece modifiche specifiche della Street Fighter, pedane leggermente più basse e avanzate e un manubrio con una nuova piega che lo avvicina di 10 mm al pilota. Questo per aumentare il comfort in sella, una caratteristica che è chiaramente un obiettivo di progetto più importante su una naked, per quanto hyper naked, rispetto a una sportiva, ma al contempo senza penalizzare le prestazioni, sfruttando il fatto che, come sulla Panigale V4 di nuova generazione, le pedane sono più strette di 10 mm e dunque in questo caso sulla Street Fighter la luce a terra rimane invariata, pur con una posizione di guida che dovrebbe essere più confortevole. Passiamo ora al cuore della nuova Street Fighter V4 2025, che resta il Desmo 16 stradale da 1103 cm3, ma viene evoluto. Evoluto in che modo? Diciamo con una derivazione ancora più stretta che in passato dal motore che equipaggia la sportiva. Infatti, già guardando i dati dichiarati, 214 cavalli e 119,6 Newton per metro di coppia, si vede subito come siano più vicini ai picchi della supersportiva, che di cavalli, tanto per capirci, ne ha 216. Questo perché anche sul motore della Street Fighter, ovviamente omologato Euro 5+, arrivano le novità in termini di componentistica interna che hanno debuttato sulla
Panigale V4 2025, ma soprattutto per la prima volta sulla Street Fighter vengono mantenuti i cornetti di aspirazione a lunghezza variabile. Questi hanno appunto una lunghezza di 25 mm nella configurazione corta, 80 in quella lunga, esattamente come sulla Panigale V4 2025, contribuendo a aumentare le prestazioni da un lato e mantenere corposità, guidabilità ai regimi da uso nel mondo reale. Nota finale e di colore, Ducati come sempre ci fornisce anche i dati di picco, di potenza e coppia una volta installato lo scarico Akrapovic di Ducati Performance e passiamo a un totale di 226 cavalli e 126,7 Nm/m, roba da superbike ufficiale di neanche troppi anni fa. Capitolo ciclistica. Anche in questo caso le novità rispetto alla precedente generazione della Hypernaked Ducati sono derivate essenzialmente dalla supersportiva di nuova generazione di Borgo Panigale, anche se con qualche ovvio ritocco nel passaggio da sbranacordoli con carene e semimanubri a divoratrice di curve sia stradale sia pistaiola. Nello specifico però Ducati afferma che grazie alla ciclistica molto stabile della nuova Panigale gli interventi sul telaio, sulle geometrie della Street Fighter V4 sono stati minimi per adattarlo appunto all'uso su una moto senza carene e dunque con una distribuzione dei pesi molto diversa. Nel particolare abbiamo una revisione delle sole quote fondamentali dell'avantreno senza un allungamento del forcellone e dunque l'inclinazione del cannotto di sterzo aumenta di mezzo grado e l'avancorsa cresce di 1 millimetro. Dettagli che però nella definizione della ciclistica di una moto sono fondamentali a regalarle equilibrio e sfruttabilità. Assieme a queste rifiniture però c'è la tantissima sostanza che Ducati aveva già integrato nella supersportiva e dunque il telaio che resta confermato nel suo nome di front frame, nella sua natura di monoscocca e leghe di alluminio, è sensibilmente più leggero, poco sotto i 3,5 contro i 4,4 kg dell'unità precedente e soprattutto decisamente più flessibile in senso laterale, questo nell'ottica del massimo feeling di guida. Si parla di un meno 39% di rigidità laterale, una diminuzione simile, meno 43% sempre sul valore della rigidità laterale, ha coinvolto il forcellone che, come è evidente dalle immagini e come è già stato approfondito, dibattuto, talvolta criticato, spesso apprezzato sui social nell'occasione della presentazione della Panigale, non è più un monobraccio ma è un pragmatico elemento bibraccio. Pragmatico perché la sua natura a doppio braccio deriva da una cosa sola, dalla funzione, dalla ricerca delle massime prestazioni e dunque se è con questa filosofia che è stato progettato con questi ampi scavi laterali che lo rendono a suo modo una vera scultura moderna per la supersportiva, così Ducati come da tradizione l'ha portato sulla sua naked più prestazionale che dalla sportiva deriva molto strettamente. E al di là della rigidità il forcellone è anche nettamente più leggero di quello precedente. Nel valore dichiarato Ducati somma le masse non sospese di cerchio posteriore e forcellone affermando che si siano risparmiati in quest'area ben 2,9 kg che sono un'enormità quando si parla di masse non sospese e nel caso del cerchio pure rotanti. I cerchi anche loro come quelli della Panigale sono nuovi elementi forgiati progettati direttamente da Ducati che pesano appena 2,95 kg per l'anteriore, 4,15 per il posteriore. Restando nel campo della ciclistica, anche sulla Street Fighter V4 arrivano le Öhlins Smart EC 3.0, dunque le sospensioni semiattive di Öhlins di terza generazione che rispetto al passato possono contare sulle spool valve, delle valvole idrauliche più precise e veloci nell'attuazione dei cambiamenti di setting e che quindi restituiscono un miglior feeling e una regolazione più pronta ai diversi cambiamenti di scenario. Inoltre consentono anche una maggior ampiezza di regolazioni. Questo tra l'altro particolarmente utile su una moto come la Street Fighter V4 che promette
grande divertimento in strada, ma anche poi grandi prestazioni in pista. Rispetto alla Panigale V4 ci sono due principali differenze. Una riguarda il leveraggio del monoammortizzatore, che è più progressivo a favore ovviamente del comfort su strada, e l'altra è una interessante modalità cruise detection, che riguarda proprio le sospensioni, che sostanzialmente quando rileva un'andatura costante come in quella dei trasferimenti autostradali o extraurbani, ammorbidisce automaticamente l'assetto per aumentare il comfort. Una piccola furbata che però sono sicuro potrà risultare particolarmente utile a chi fa tanti chilometri con la propria Street Fighter. Concludiamo il corposo capitolo dedicato alla ciclistica con i freni. Anche in questo caso dalla Panigale derivano le novità principali, ovvero sia le nuove pinze Brembo iPure in termini di hardware, pinze che sono più leggere e più efficaci nello smaltimento del calore, e in termini di hardware e software il nuovo Race E-CBS, ovvero sia l'ABS con frenata combinata sviluppato da Ducati in collaborazione con Bosch, che al di là della maggior quantità di livelli in cui è regolabile, ha nella sua funzionalità di frenata combinata nell'ottica delle prestazioni il suo elemento più peculiare e interessante. Tanto per riassumere cosa è in grado di fare: sostanzialmente in ingresso di curva, anche utilizzando il solo freno anteriore, il Race E-CBS va a chiamare in causa il freno posteriore per aiutare la moto a inserirsi, ad andare a prendere la corda ancora più velocemente. Una manovra che i piloti, per esempio in MotoGP, svolgono con il freno posteriore a pollice e che invece sulla Street Fighter V4 come sulla Panigale ora è eseguita automaticamente dall'elettronica. E a proposito di elettronica, potevano mancare sulla nuova Street Fighter V4 2025 le novità importantissime che Ducati ha integrato nella nuova Panigale? Assolutamente no. La principale tra queste è il nuovo DVO, Ducati Vehicle Observer, un sistema, un software, un algoritmo che va a simulare la presenza di oltre 70 sensori effettivamente non presenti sulla moto, questo per dare in pasto alla centralina dati aggiuntivi su cui lavorare e in definitiva per consentire un lavoro ancora più preciso, ancora più rapido e raffinato degli aiuti alla guida. Nello specifico, i controlli che si avvalgono dei dati interpolati e simulati dal DVO sono il controllo di trazione, il controllo dell'impennata e anche il power launch, ovvero sia il launch control di Ducati, non lo slide control che lavora ancora con logiche differenti, ma sappiamo già che l'intenzione nel futuro per Ducati è quella di estendere, o meglio di rendere leggibili anche a tutti gli altri sistemi di bordo i dati provenienti dal DVO. E tanto per capirci, comprendono sia grandezze che sulle MotoGP per esempio sono misurate da sensori lineari e potenziometri come l'escursione della forcella o l'angolo di sterzo, sia altri dati che nemmeno sulle MotoGP sono rilevati ma sono semplicemente calcolati, come le forze scaricate a terra dalla moto. Ulteriore elemento interessante dell'elettronica, anche in questo caso una finezza, ma quando si parla di moto di questo livello sono spesso proprio le finezze a fare la differenza. Il cambio elettronico è privo di micro switch sull'asta di rinvio. Questo cosa significa? Che il feeling sulla leva è più diretto, più secco. E come fa il cambio elettronico a sapere quando state cambiando? Ebbene, il sistema si regola semplicemente grazie a un sensore posto direttamente sul tamburo del cambio. Infine, a chiudere il quadro del pacchetto elettronico sofisticatissimo della nuova Street Fighter V4 c'è la nuova strumentazione da 6,9 pollici TFT a colori con un rapporto d'aspetto di 8:3, dunque molto orizzontale, che appunto abbiamo già visto sulla Panigale V4 e che si distingue sia per la chiarezza in generale nel modo con cui vengono fornite le informazioni a chi sta alla guida, sia per la possibilità di visualizzare contemporaneamente e in modo differenziato a seconda che ci si trovi in strada o in pista queste informazioni.
Tanto per capirci, una possibilità che magari poteva non essere fondamentale sulla Panigale ma lo diventa sulla Street Fighter è la possibilità appunto di avere il navigatore visualizzato sulla strumentazione contemporaneamente ai dati fondamentali della moto, oppure in pista i dati essenziali della telemetria dell'utilizzo della moto con il contagiri e i valori impostati per i vari ausili alla guida. Fin qui abbiamo parlato della Street Fighter V4 nella più pregiata versione S, che così come ve l'ho descritta pesa 189 kg in ordine di marcia senza il carburante. 2 kg in più, 191, è il peso che fa registrare la versione standard, che come da tradizione Ducati si differenzia essenzialmente per il comparto ciclistico. In questo caso infatti abbiamo una forcella Showa Big Piston completamente regolabile all'anteriore, monoammortizzatore e ammortizzatore di sterzo firmati Sachs, ruote in lega e non forgiate e al posto della batteria al litio una normale batteria al piombo, dunque un pacchetto comunque di alto livello ma non raffinato e all'ultimo grido come quello della versione S. Per concludere, quando arriverà la Street Fighter V4 nei concessionari Ducati? Marzo 2025. Bene amici di Red, per questo approfondimento istantaneo al momento dell'uscita sulla nuova Street Fighter V4 e V4S 2025 è davvero tutto. Vi invito come sempre ad accendere la discussione qui sotto nei commenti. Vi aspettavate qualcosa di diverso dall'ultima generazione di nuda ad altissime prestazioni di Borgo Panigale? Fatecelo sapere. Per il resto, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e se ancora non lo avete fatto ricordatevi di iscrivervi attivando la campanellina. Ci vediamo nel prossimo video, chissà, magari alla guida della Street Fighter V4 con il gas!